In questa lezione vi spiegherò l'effetto lifting che si ottiene con l'acquerello in vari metodi. Io ve ne insegnerò almeno 6. Inizialmente prendete carta d'acquerello, bagnate sufficientemente la tavolozza, stendete il colore e vi ricordo un primo requisito fondamentale. Tutti gli effetti vanno eseguiti quando ancora il colore è bagnato, di modo che è possibile rimuovere il colore e far riapparire la carta sotto bianca, in questo caso crema o il colore che avete scelto per la vostra carta d'acquerello. Io posso prendere un pennello di questi piccoli e andare a rimuovere il colore. Lo posso fare a secco, ma meglio se io vado a bagnare, come in questo caso bagno il pennello e rimuovo abbondantemente, vedete, in base alla forma che volete dare. Se dovete fare un effetto più sottile, prendete un pennello più fine, potete sbiancare sempre più e far riapparire il fondo intervenendo più volte. Questo dipende dall'effetto che dovete ottenere. Quindi si passa il pennello nell'acqua pulita, asciugatelo con una spugna e poi passare il pennello sul foglio, sul colore da rimuovere. Andiamo a fare un altro metodo. Il metodo invece questa volta si chiama del tamponamento. Il tamponamento si può effettuare con vari strumenti. In questo caso io per esempio vi farò vedere come utilizzando un semplice cotton fioc, per esempio, potete ottenere degli effetti semplicissimi sul foglio. Dopo che avete steso il colore, passate il cotton fioc senza bagnarlo e vedrete che vi rimuove senza nessun problema, assorbe praticamente tamponando il sotto e vi viene questo effetto che può essere utile per fare delle piante grasse o se vi serve un effetto diciamo un po' a pois. Poi abbiamo ancora un altro metodo, è il metodo quello comunemente usato con dello Scottex, della carta, diciamo deve essere un tamponamento questa volta però che vi consente di rimuovere anche maggiormente, non solo una piccola parte. Logicamente più lo fate a fresco, come in questo caso, più rimuovete. Viene proprio un effetto un po' marmorizzato, va bene quando si fanno dei sassi, quando si fanno dei riflessi, può andare bene questo effetto. Poi c'è ancora un quarto metodo. Questo metodo, sempre bagnando e stendendo il colore abbondantemente sul fondo, c'è il metodo per esempio di una spugna. Con questo metodo della spugna gli effetti diciamo sono più diffusi e possono essere, a seconda se prendete una spugna più ampia o più circoscritta, potete fare effetti diversi, da rimuovere solo dei puntini a rimuovere invece grandemente tamponando in maniera più diffusa. Logicamente gli effetti cambiano in base a quella che è la vostra preferenza. A questo punto posso illustrarvi ancora un metodo successivo, che è quello del metodo di usare un tampone che può essere fatto sia con un pennello tampone, quelli che si usano proprio negli stencil, e qui si possono ottenere veramente effetti molto vari, effetti sempre che hanno una sfericità. Logicamente se usiamo uno di quei tamponi tondi si prestano molto bene per esempio per rappresentare la luna, che possiamo ottenere servendosi poi anche con altri strumenti. Però vedete, per esempio vogliamo fare un effetto molto soffuso, possiamo prendere un tampone usandolo da asciutto oppure può essere usato da bagnato. Più scuriamo la base e più sicuramente verrà un effetto marcato. Logicamente ora io sto aspettando apposta per farvi vedere come più aspetto e meno viene via il colore sotto. Guardate, viene questo effetto come se si crea un alone tipo intorno alla luna o un soggetto che volete rappresentare, però o così quello più piccolo o quello più grande, soprattutto se io non lo bagno, ottengo questi effetti, che sono effetti anche molto interessanti. Se lo bagno invece otterrò un effetto, lo vedremo, diverso, che vado sempre più a rimuovere il colore. Facciamo un'altra prova, tenendolo questa volta meno il colore e di conseguenza la carta, a modo meno di impregnarsi, riuscirò a rimuovere con più facilità l'effetto
del tampone. Vedete, applico il tampone, è venuto già più evidente e posso rimarcare sempre più ritornando e creando questo effetto sempre più nebuloso e chiaro intorno, fino a ottenere effetti veri e propri che possiamo vedere proprio anche lavorando. Vi faccio vedere ancora altri esperimenti. L'importante è che sono tutti lavori che dovete fare, come vi ricordo, a fresco. È utile questo per oggetti tondi, per effetti appunto come abbiamo visto la luna o anche per altre cose, e si può usare addirittura un sempre più a seconda dei tempi. Se bagno più o meno il tampone ottengo effetti diversi. Io posso divertirmi anche a lasciare lì il mio tampone, a rimettere intorno se voglio creare un alone più scuro oppure voglio creare un effetto diverso che ora vi mostro, e otterrete questa soluzione. Andiamo a fare un altro esperimento. Questa volta possiamo prendere tipo uno di questi cerchiometri. Logicamente bisogna stare attenti perché se è fresco e troppo fresco si macchia, e anche qui possiamo andare tipo con, vedete, un cotton fioc a rimuovere, a assorbire, o con un tampone o con dello Scottex, e poi potete o ripassare e creare ancora qui un effetto nuovo. Effetti particolari tipo questi, unire un cerchio dentro un altro, che si ottiene con questo cerchiometro. Ci sono ancora altri metodi. Un altro metodo per esempio è quello del sale. Io vi metterò ora qui il colore nuovamente, prenderò del sale da cucina, a seconda se lo usate sale grosso o sale fino, si creano effetti diversi, effetti molto particolari, irregolari. Io ce lo sto buttando sopra, poi il sale verrà rimosso e quando si rimuove il sale assorbirà il colore e l'acqua. Anche qui dipende da quanto sale, da quanto è bagnato il fondo, da quanto colore avete messo. Ultimi effetti vi voglio far vedere. Questa volta si tratta non di avere dei metodi per far riaffiorare il bianco sotto in maniere diverse e tecniche diverse, ma si tratta piuttosto di salvaguardare in anticipo, non di rimuovere come abbiamo fatto in questi 6 metodi che vi ho mostrato. Questa volta vi faccio vedere invece come applicare, per esempio vedete il mascheramento, e dovete bagnare il pennello perché sennò è difficile da applicare e da rimuovere. Lo bagnate, lo passate nel sapone, prima nell'acqua e nel sapone, e poi potete scrivere o fare un decoro, quello che volete. Bisogna aspettare però che asciughi. Può essere fatto anche con uno di quei pennarelli. Si trova il mascheramento fluido sia a pennello che in vasetto da stendere con il pennellino, però vi ricordo il pennellino deve essere trattato prima, passato nell'acqua e poi passato nel sapone. Altro trucco è quello di usare tipo della cera, se non ce l'avete, o anche dei pastelli a cera. In questo caso, in base a quello che uno scrive o mette sotto, fa il colore, in quel caso attaccherà poco e vi permetterà di restare bianco. E questa è una sorta di mascheramento, però non è il mascheramento, è logico, fatto con la cera, poi non si rimuove, mentre il mascheramento fatto con il mascheramento fluido, una volta che io ho applicato il colore, lo lascio asciugare e poi posso rimuoverlo semplicemente con una gomma. Vi sconsiglio di farlo con le dita perché a volte si rovina, siccome le dita a volte il polpastrello è un po' untuoso, la pelle. In questo caso vedete, ora vi mostro come mettere il colore sopra e poi andare semplicemente, una volta asciugato, a rimuoverlo. Vedete, ora io in questo caso stendo tutto il colore, aspetterò che asciughi prima di andare logicamente a rimuoverlo. Posso lavorare anche con questi pennelli in silicone che a seconda della forma che hanno potete sostenere, tipo in questo caso, un tratto unito. Invece che usare il pennello e basta, come vi ho fatto vedere nel primo metodo, potete usare effettivamente anche per rimuovere questi pennelli. Vi mostro ora alcuni miei lavori mentre aspetto che asciughi.
per poter rimuovere poi il mascheramento. Per esempio, vedete la luna in questo caso, in questo paesaggio, può essere fatta con la tecnica che vi ho mostrato. Altri effetti anche, tipo questo l'ho ottenuto con il sale per farvi vedere gli effetti, no, che si creano, e altri effetti li ottenete per esempio qui con il mascheramento. Ho fatto delle trasparenze e ho fatto in modo, diciamo, che rimanessero dei bianchi andando libera nel dipingere. Questi ho fatto il lifting rimuovendo a pennello ancora quando era fresco e quindi rendendo più soffuso e più chiaro in alcuni elementi. Questo lo stesso è una rimozione del lifting ampia con un pennello, e sicuramente le soluzioni possono essere veramente tante, e fino ad arrivare a questa. Per esempio, questa l'ho fatta proprio con un mascheramento a pennello, un mascheramento fluido che poi ho rimosso con la gomma. E se altro trucco, se non avete il mascheramento, se non vi è venuto il lifting, perché ormai il colore, vedete qui per esempio queste piante verdi l'ho fatte con l'effetto, le foglie con il lifting, però potete aggiungere anche il colore acrilico bianco. Ora è a pennarellino. Ora vado a togliere, vedete, tutto con la gomma quello che aveva applicato di mascheramento, che viene via, e appare la scritta ciao. Ciao, vi aspetto al prossimo tutorial. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like. A presto.